Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. A che ora mi sveglio di solito? Di solito mi sveglio molto presto, intorno alle 6:30 del mattino. Il suono della sveglia è dolce, non troppo forte, per non farmi sobbalzare. Quando sento il primo bip bip, apro lentamente gli occhi e stendo le braccia verso il soffitto. Rimango un momento a occhi chiusi, ascoltando i rumori della casa. Il silenzio è rotto solo dal leggero ronzio del frigorifero e dal canto di un uccellino fuori dalla finestra. Dopo qualche secondo, spingo con un dito il tasto snooze per avere ancora 5 minuti di sonno. In quei minuti aggiuntivi sogno spesso di paesaggi tranquilli, campi verdi, colline dolci, un lago calmo. Ma quando suona di nuovo la sveglia, mi alzo da letto senza esitazione. Appoggio i piedi sul tappeto morbido e sento il pavimento fresco sotto le piante. Mi stiracchio come un gatto, allungando le braccia e le gambe per sciogliere i muscoli ancora intorpiditi. Cammino lentamente verso la finestra e apro le imposte. L'aria del mattino entra nella stanza, fresca e profumata di rugiada. Il cielo è chiaro e si intravede un sole timido all'orizzonte. Guardo il quartiere che si sveglia. Qualche vicino porta fuori il cane, una macchina passa lentamente e un piccione si posa sul davanzale. Questo momento di calma mi piace molto, perché mi fa sentire in armonia con il mondo. Poi mi dirigo in bagno. Accendo la luce, lavo il viso con acqua fresca e mi lavo i denti con cura. Il dentifricio ha un leggero gusto di menta che mi sveglia ancora di più. Faccio qualche esercizio di stretching davanti allo specchio. Piego il busto in avanti, tocco con le mani i piedi, poi allargo le braccia e faccio rotazioni delle spalle. Questi movimenti semplici aiutano a sciogliere le tensioni e a preparare il corpo per la giornata. Torno in camera e scelgo i vestiti. Di solito indosso abiti comodi, una maglietta di cotone, un paio di pantaloni sportivi e calzini morbidi. Se fa freddo, aggiungo una felpa leggera. Mi pettino i capelli con un pettine di legno e, in pochi gesti, sono pronto per andare in cucina. In cucina preparo una colazione semplice. Faccio bollire un po' d'acqua per il tè o il caffè, a seconda dell'umore. Spesso bevo un tè verde, perché mi piace il sapore delicato e mi fa sentire bene. Accanto, preparo 2 fette di pane integrale che spalmo con un velo di burro e marmellata. A volte aggiungo una fetta di prosciutto cotto o un pezzetto di formaggio. Mi siedo al tavolo, gusto lentamente ogni boccone e bevo il tè a piccoli sorsi. Durante la colazione guardo fuori dalla finestra e leggo le notizie sul mio smartphone, qualche titolo di giornale, il meteo del giorno e un breve messaggio da un amico. Finita la colazione, lavo i piatti e sistemo tutto. Poi prendo lo zaino e preparo ciò che mi serve per la giornata: il portafoglio, le chiavi di casa, il cellulare e una bottiglia d'acqua. Controllo di avere con me un piccolo spuntino, come una mela o una barretta di cereali, per quando avrò fame a metà mattina. Poi esco di casa. Di solito esco verso le 7:20. Il sole sta già illuminando le strade e l'aria è limpida. Cammino fino alla fermata dell'autobus, che dista circa 5 minuti. Mentre aspetto, osservo le persone che passano, studenti con lo zaino, lavoratori in giacca e cravatta, qualche anziano che fa una passeggiata. Quando arriva l'autobus, salgo e pago il biglietto. Mi siedo vicino al finestrino e guardo il panorama che scorre: case, negozi, alberi
e qualche artista di strada che suona la chitarra ad un angolo. Scendo alla mia fermata principale, vicino al centro città. Da lì raggiungo a piedi il mio posto di lavoro o la scuola, che è a pochi minuti di distanza. Arrivo sempre un po' prima dell'orario di inizio, così ho il tempo di salutare i colleghi o gli amici, di prendere un caffè alla macchinetta e di preparare il materiale per la lezione o per la giornata di lavoro. Questo momento di attesa mi permette di organizzare la mente e di definire le priorità del giorno. La mattinata prosegue con attività interessanti. Se sono a scuola, seguo le lezioni con attenzione, prendo appunti sul quaderno e faccio domande quando qualcosa non è chiaro. Se sono al lavoro, partecipo a riunioni, rispondo alle email e affronto i compiti con concentrazione. Ogni tanto faccio una breve pausa, bevo un sorso d'acqua, mi alzo per sgranchire le gambe e guardo fuori dalla finestra. Queste pause mi aiutano a mantenere la concentrazione e a restare produttivo. Verso le 11:30 sento un leggero languorino. Controllo l'orologio e vedo che mancano pochi minuti all'intervallo di metà giornata. Preparo uno spuntino veloce, una mela o uno yogurt, a seconda di quello che ho nello zaino. Mangio in fretta ma con gusto, parlando con un collega o con un compagno di classe. Scambiamo qualche battuta sul lavoro o sulla lezione, ridiamo e ci sentiamo più energici per affrontare il resto della mattinata. Alle 12:30 finisce la lezione o la riunione più lunga della mattina. È ora di pranzo. Se sono a scuola, vado in mensa con gli amici e scelgo un piatto caldo, come pasta al ragù o riso con verdure. Se sono in ufficio, torno a casa o vado in una trattoria vicino. Un piatto di pasta, un'insalata e un frutto per dessert. Il pranzo è un momento di socialità. Parliamo di progetti, di libri, di viaggi e di serie televisive. Il tempo vola e, quando finisco di mangiare, mi sento soddisfatto e pronto per il pomeriggio. Dopo pranzo, faccio una breve passeggiata per digerire. Cammino nel cortile della scuola o per le vie intorno all'ufficio, respirando aria fresca. A volte incontro un amico e facciamo 2 chiacchiere. Poi torno al mio posto e mi preparo per le attività del pomeriggio. Il pomeriggio è dedicato a nuove lezioni o a nuovi compiti. Continuo a lavorare con impegno, seguendo l'agenda che mi sono prefissato la mattina. Se ho tempo libero, apro il mio quaderno creativo e scrivo qualche riga di racconto o faccio uno schizzo. Questi momenti di creatività sono come piccole pause per la mente. Verso le 16 termina la mia giornata di scuola o di lavoro. Raccolgo le mie cose, saluto i colleghi o gli amici e esco. Se il tempo è bello, torno a casa a piedi o in bicicletta, godendomi il paesaggio. Se piove, prendo l'autobus e leggo un libro durante il tragitto. Arrivo a casa verso le 17 e mi preparo una merenda, un panino con prosciutto e formaggio o uno yogurt con cereali. Poi decido come trascorrere il tempo libero. A volte leggo un libro, altre volte guardo una serie televisiva o ascolto musica. Mi piace anche fare una passeggiata al parco o andare in palestra per fare un po' di esercizio. La sera ceno con la famiglia. Prepariamo insieme un piatto semplice, una zuppa di verdure, un'insalata con pollo o una frittata con le verdure di stagione. Ceniamo tutti insieme, parliamo della giornata e ridiamo delle piccole storie di ognuno. Dopo cena, lavo i piatti e sistemo la cucina. Infine, prima di andare a letto, mi rilasso in salotto. Accendo una lampada da tavolo, mi avvolgo in una coperta e leggo un romanzo.
A volte guardo un episodio di una sitcom o ascolto un podcast. Verso le 22:30 vado in camera da letto, lavo i denti e indosso il pigiama. Sul comodino c'è una bottiglia d'acqua e il mio libro. Spengo la luce principale, accendo una piccola Abad Jour e leggo ancora qualche pagina. Alle 23 spengo la lampada e mi metto a dormire. Prima di chiudere gli occhi, penso alla giornata trascorsa, il risveglio tranquillo, la colazione gustosa, le attività interessanti, gli amici, il cibo buono e i momenti di relax. Sorrido e mi addormento sereno, pronto per un'altra giornata simile a quella che ho appena vissuto. In sintesi, di solito mi sveglio alle 6:30 con calma e serenità. Questo orario mi permette di iniziare la giornata senza fretta, di fare colazione con piacere e di organizzare bene il mio tempo tra studio, lavoro, creatività e relax. È un ritmo che mi fa sentire bene e che mi aiuta a vivere ogni giorno con energia e buon umore. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.